Aggiornamento di calciomercato Inter, si apre una settimana molto importante che può sbloccare gli ultimi colpi in entrata della nostra Inter in questo mercato estivo, perché si stanno concretizzando 3 cessioni, quella di Satriano, quella di Agumé e soprattutto quella di Valentin Carboni, ma io mi aspetto delle novità importanti anche su altri 2 fronti che fanno molto discutere e su cui voglio raccontare qualcosa. Lo facciamo in questo episodio di oggi in cui, come ogni lunedì, andiamo a condensare in pochi minuti quelle che sono le principali notizie del momento in casa Inter. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno e le nostre dirette alle 19:30 con tutte le notizie del momento. Le cessioni, quella più calda, quella di Lucien Agumé verso il Siviglia, dove ha vissuto gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione in prestito, facendo vedere secondo me delle cose interessanti e allora lui che non aveva altre offerte e questo l'aveva fatto capire anche il suo agente, ha spinto molto per andare al Siviglia, per tornare al Siviglia in un'operazione che era nei piani dell'Inter, perché Agumé è vero che in queste amichevoli è stato impiegato anche da difensore centrale e più di qualcuno ci ha scritto nei commenti mi è piaciuto, ha fatto delle cose interessanti, perché non ci puntiamo, in fondo è giovane. Ecco, io non sono troppo d'accordo per vari motivi. Intanto la prima cosa è che Agumé evidentemente non era nei piani dell'Inter. Scadenza di contratto 2025, non ci sono state trattative per il rinnovo di contratto, anche perché lo status è importante. È un giocatore che per i regolamenti UEFA non rientra, diciamo in quelli che possono essere inseriti nella categoria vivaio Inter e quindi l'Inter ha già gli slot sostanzialmente pieni con le operazioni che vuole fare. Dubito che avrebbe inserito Agumé nella lista UEFA togliendo qualcun altro. Quindi era un giocatore che sarebbe rimasto eventualmente come opzione in più, in Serie A, ma l'Inter, ve l'avevo detto a inizio estate, l'Inter quest'anno cercherà di fare piazza pulita di questa tipologia di giocatori che sono riempitivi con tutto il rispetto, cioè non fanno parte del progetto Inter. Poi l'esperimento da centrale di difesa interessante perché forse è un pochino lento per giocare lì davanti alla difesa, soprattutto in un contesto come quello dell'Inter, però non abbiamo avuto elementi oggettivamente per valutarlo difensivamente, non è stato mai attaccato in queste 2 partite dalle squadre avversarie. Quindi Agumé va verso il Siviglia. C'erano delle notizie nelle scorse ore che mi avevano fatto un po' innervosire, la mettiamo così, perché il Siviglia aveva la possibilità di riscattarlo, se non sbaglio, per 8 milioni di euro al termine di questa stagione. E poi ha cercato di fare un'operazione un po' alla Lazaro, l'ho definita. Se vi ricordate, l'anno scorso anche il Torino poteva riscattare Lazaro, non lo ha fatto e poi ha fatto leva sulla volontà del giocatore di tornare per prenderlo a delle cifre più basse. Tra l'altro nel frattempo prendendosi anche Belanova con i soldi con cui non ha riscattato Lazaro. Quindi stava succedendo un po' la stessa cosa, addirittura facendo leva sul contratto in scadenza 2025 e la volontà del giocatore, c'era qualcuno che parlava di una cessione per 2 milioni di euro e per quanto magari non sia da Inter, per quanto non abbia convinto, sia fuori dai piani, comunque un centrocampista classe 2002 che ha già fatto vedere delle cose interessanti al Siviglia, venderlo per 2 milioni di euro mi sembrava francamente un peccato, anzi mi sarei un po' arrabbiato visto anche le cessioni che stanno facendo altre società rivali. Fortunatamente stavo parlando con il mio collega poco fa, Giorgio Musso, che è molto informato su questa trattativa, lo avete visto ospite spesso qui da noi su Passione Inter, mi diceva che l'Inter in realtà sta spuntando un prezzo più alto, attorno ai 4, forse anche 5 milioni di euro e addirittura lui mi ha detto anche nelle scorse ore che stanno accordandosi pure per una percentuale sulla rivendita, addirittura si parla fino al 50%. Poi vedremo se sarà confermato. Nel caso dovesse essere così, comunque l'Inter magari rinuncia ad una fetta di valutazione del giocatore in questo momento, cioè da 8 magari scende a 5 come valutazione al momento, ma se mantiene un 50% sulla rivendita o anche un 40%, ecco, al Siviglia secondo me ha possibilità di valorizzarsi e quindi magari tra 1 anno o 2 ti ritrovi un nuovo tesoretto che male non fa. Mentre per Satriano in questo momento è il giocatore che deve sciogliere un po' gli ultimi dubbi perché al Brest comunque si è trovato bene, ma per trasferirsi a titolo definitivo come il Brest sta cercando di prenderlo, sta aspettando di capire se ci sono margini anche per magari altre società di spessore differente, perché si era parlato dello Stoccarda, si era parlato anche del Valencia. Però il Brest sta facendo sul serio, come vi raccontavo, se vi ricordate, più di un mese fa, dicevo il Brest con i soldi della qualificazione in Champions, per me un tentativo per prendere Satriano a titolo definitivo lo farà, lo sta facendo, si parla di circa 6 milioni di euro per l'attaccante classe 2001 che
diciamo, fa un grande lavoro per la squadra. A Brest è ben visto per come lavora, l'allenatore anche lo vede di buon occhio, però segna poco, oggettivamente sta segnando poco, quindi questo inevitabilmente nella valutazione di un attaccante pesa. Poi però, soprattutto, rimanendo in tema Francia, c'è la situazione Carboni. Carboni che va sempre più verso il prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto al Marsiglia. Si stanno definendo i dettagli. L'Inter sta parlando con l'entourage del giocatore per chiudere l'operazione, per chiudere anche intanto il rinnovo del contratto, perché è vero che ha un contratto lungo fino al 2028, però diciamo giustamente lato giocatore dicono voi avete impostato, avete piazzato il valore di Carboni a 40 milioni di euro, quindi per voi Carboni vale quella cifra lì e allora anche come ingaggio mi dovete dare un ingaggio in linea con quel valore di mercato che mi state dando. E quindi si va verso un rinnovo con un ingaggio che dovrebbe salire a circa 1 milione di euro, quindi più importante sicuramente per un classe 2005, mentre stanno circolando delle voci sul prestito oneroso che trovo più verosimili, perché si era parlato di un Marsiglia che avrebbe pagato 4 o 5 milioni solo per il prestito di Carboni di un anno e poi diritto di riscatto a circa 36 e l'Inter che lo avrebbe riscattato per qualcosa in più rispetto a 40 milioni. Mi sembrava sinceramente un incastro un po' complicato. Pare infatti in queste ore che il prestito oneroso dovrebbe essere di 1,5 milioni o forse 2 milioni di euro al massimo. Mi sembra già più verosimile con il Marsiglia che poi lo potrebbe riscattare a 36, operazione complessiva magari da 37 milioni, 38 al massimo, ecco, e l'Inter che lo può riscattare attorno ai 41, 42 o comunque con 4-5 milioni in più. Vedremo poi, abbiamo già dedicato un approfondimento a questa operazione, io ritengo la scelta giusta dal punto di vista tecnico e tattico, oltre che di piazza a livello di pressione che può avere Carboni al Marsiglia con De Zerbi che ha spinto tantissimo. Eh, Carboni che ecco, potrebbe far dimenticare un po' quello che è successo con Correa che al Marsiglia di fatto non ha lasciato traccia. Correa che adesso lo stiamo vedendo ad Appiano Gentile con il resto dei compagni, ma è fuori dai piani dell'Inter. Le ultime novità, purtroppo, ecco, squadre come AEK Atene e River Plate sembrano essersi fatte un po' indietro sull'attaccante argentino. Nelle ultime ore, diciamo che sta prendendo sempre più corpo quella ipotesi che si vorrebbe scongiurare, ovvero se non arrivano offerte all'altezza si potrà procedere alla rescissione del contratto. E in questo senso io non credo che si andrà molto oltre i primi giorni di agosto, sinceramente, perché l'Inter se deve liberarsi di Correa lo fa anche per avere spazio per andare a fare un nuovo colpo in entrata e si lega anche ad Arnautovic il discorso, quindi non penso che si andrà molto oltre. Non so se dipenderà poi magari anche da Arnautovic. L'altro giorno, venerdì, mi avete fatto una provocazione. Mi piace sempre quando mi lanciate delle provocazioni in chat. Mi avete detto: ma se proprio uno tra Correa e Arnautovic deve rimanere, chi terresti? Ecco, da un punto di vista mentale, secondo me Correa è totalmente fuori dall'Inter, anche se da un punto di vista puramente tecnico so che non dobbiamo illuderci che è sempre difficile rilanciare giocatori così, però avrebbe più senso Correa, secondo me, piuttosto che Arnautovic per diciamo completare il reparto con caratteristiche differenti. Quindi in questo senso, occhio, magari l'ultimissima residua chance di permanenza di Correa si può legare ad un discorso relativo ad Arnautovic. Che cosa intendo? Arnautovic intanto è tornato ad allenarsi da Piano Gentile, ha smaltito la febbre, è rientrato il fine settimana scorso, non c'era a Cesena per l'amichevole contro il Las Palmas. C'è qualche voce in queste ore sul Trabzonspor, c'era stato un intermediario turco che ha contattato l'Inter, ci sta lavorando e quindi qualcosa da tener d'occhio sul mercato turco per Arnautovic c'è, però secondo me in questo momento è decisivo Inzaghi dal mio punto di vista. È decisivo Inzaghi perché Inzaghi diciamo ha intanto un peso sempre maggiore all'interno della programmazione e della progettazione dell'Inter, ma soprattutto dipende molto da Inzaghi la spinta su Arnautovic. Se Inzaghi va chiaramente da Arnautovic e gli dice non fai parte del progetto, non ci punto, mi serve un attaccante differente per caratteristiche per completare il reparto, è chiaro che Arnautovic è spinto ad andar via. Partire una nuova stagione, va bene che sta bene all'Inter, va bene che ha un anno di contratto, va bene tutto, ma partire senza, diciamo, la fiducia da parte dell'allenatore, inevitabilmente ti mette all'uscita. Quindi è chiaro che quello che sta diventando sempre più un errore della dirigenza, l'arrivo di Arnautovic che poi ti
blocca il mercato in entrata, non è giusto che debba essere l'allenatore a risolverlo, deve essere poi la dirigenza a risolverlo. Però è chiaro che se l'allenatore continua, dice, ma lo dice perché lo crede, che Arnautovic possa essere utile, allora dobbiamo arrenderci anche noi al fatto che Arnautovic è utile per Inzaghi e quindi rimane. Ma se Inzaghi dice: "Non mi serve, voglio un attaccante diverso", eccetera, è chiaro che la posizione di Arnautovic a quel punto cambia. Detto che io continuo a ribadire, trovo veramente difficile immaginare uno scenario con 5 attaccanti dove Arnautovic rimane fuori dalla lista Champions e solo per la Serie A. Nel frattempo, c'è stata nelle scorse ore, Sport Italia, se non sbaglio, ha detto che l'Inter sta bloccando per il momento Camatè, che sembrava potesse andare al Verona nell'affare Cabal. C'erano state altre offerte, per l'esterno che stiamo vedendo in amichevole, e al momento viene bloccato almeno fino al ritorno di Dumfries, con cui poi bisognerà andare a definire il rinnovo di contratto nero su bianco. E io stavo valutando questa cosa, ne parlavamo anche in redazione, ma se non hai un'esigenza di cassa che ti arriva un'offerta importante, allora se ti arriva un'offerta importante puoi fare una plusvalenza totale su un giocatore sul quale punti relativamente come Camatè, è giusto prenderla in considerazione. Ma se queste offerte non ci sono e devi andare tu magari a sondare il mercato, lui non vuole andar via per trovare maggiore spazio, eccetera, è un giocatore che comunque fa parte del vivaio Inter, quindi sia per la Champions che per il campionato non ti occupa degli slot sostanzialmente, lo puoi mettere come giocatore in più. E quindi stavo dicendo, ma almeno per la prima parte di stagione, dove Buchanan è fuori per infortunio, potrebbe essere un'alternativa da tener d'occhio Camatè, da tenere lì come quinto a destra, dove oggi ci sono Dumfries e Darmian, e ho qualche piccolo dubbio sulla qualità, ecco, dei quinti a destra, complessiva ce l'ho. È un gioco Ti tieni in rosa un giocatore più elettrico che ti può entrare anche a gare in corso nei minuti finali, ti può dare quella imprevedibilità lì, con la sua rapidità e il dribbling, ma soprattutto secondo me è interessante perché, sta giocando da mancino a destra, con un'attitudine molto offensiva, ed era un po' il modo in cui Inzaghi aveva detto di valutare l'inserimento di Carboni. Se vi ricordate, in conferenza stampa a inizio stagione, a inizio ritiro, Inzaghi aveva detto che valutava Carboni come quinto, oltre alla possibilità di metterlo sotto punta, lì con compiti più offensivi. Ecco, visto che Inzaghi ne aveva parlato, chissà, magari un Camatè tenuto 6 mesi, poi magari ne riparli a gennaio di mandarlo a giocare quando torna, Buchanan, è da tener d'occhio. Mentre non ha trovato conferme, secondo me, in queste ore quell'idea dall'Inghilterra di un possibile scambio Wan-Bissaka con Dumfries, la trattativa col Manchester United. Lo United comunque è interessato a Dumfries, ma non sta prendendo piede perché intanto lo United sembra che stia andando molto avanti per Mazraoui dal Bayern Monaco, che è tra l'altro il profilo su cui io avrei puntato per sostituire Dumfries in caso di partenza. Wan-Bissaka invece va verso il West Ham, e l'Inter adesso si può concentrare anche sulle operazioni in entrata, quindi come detto sul viste queste cessioni. In entrata dove la questione difensore verrà affrontata con calma. C'è chi dice che si è tornato a parlare di un Bissek utilizzabile anche in altre zone della difesa come centrale o soprattutto a sinistra all'occorrenza. Per me sta talmente bene lì a destra nei 3 che non lo toccherei, però sta circolando un pochino, questa ipotesi, quindi sul difensore l'Inter andrà un pochino più avanti, però si sta creando quel tesoretto anche a livello di, bilancio, diciamo svuotato da elementi superflui, che può permettere all'Inter di fare un colpo alla Bissek, ancora una volta in difesa, come stava provando a fare con Cabal. Però è una situazione che secondo me si sbloccherà un po' più avanti, fermo restando che c'è quell'ipotesi Kiwior che se l'Inter può prendere in prestito con diritto di riscatto senza sborsare nulla nell'immediato, probabilmente la chiude in poche ore. Nel frattempo però il tema vero è l'attacco. L'attaccante Martial è stato offerto, non convince, così come non ha convinto Depay a parametro zero. Gudmundsson rimane inutile starsi qui a ripetere le stesse cose. Resta l'obiettivo prioritario e resta il giocatore su cui l'Inter vorrebbe puntare come colpo in attacco. Nella diretta dell'altro giorno, di venerdì, vi ho raccontato anche con un mio piccolo algoritmo, ho individuato anche delle possibili alternative a Gudmundsson, di cui magari, se siete interessati, ve ne parlo in un altro contenuto, però al momento l'Inter sta andando avanti su di lui e tramite queste cessioni vuole mettere insieme il tesoretto per pagare un prestito oneroso al Genoa e rimandare il riscatto all'anno prossimo. Queste quindi sono un po' le questioni del mercato. Non mi aspetto in questo momento altre operazioni in entrata.
a meno che non prenda piede questa ipotesi di un Bissek utilizzabile anche a sinistra in difesa. Quindi Darmian potrebbe diventare il jolly in difesa a destra con Pavard. A quel punto potrebbe cambiare lo scenario, non più un difensore, ma si va a cercare un nuovo esterno a destra. È un'idea che circola un po' sotto traccia, ma al momento non è calda perché l'Inter ha individuato nel mancino difensore a sinistra l'obiettivo su cui vuole puntare. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Venerdì amichevole contro il Pisa, la seguiremo in diretta qui su Passione Inter e quindi vi invito a fare un salto su passioneinter.club per non perdervi neanche uno dei dietro le quinte, le novità, gli studi, gli approfondimenti che stiamo facendo in questo momento. Se volete supportare Passione Inter, www.passioneinter vi aspetto lì, passioneinter.club, scusate. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.